Buongiorno a tutti voi amici e buona domenica. Anche oggi vi proporrò una ricetta perfetta per questo periodo. Le frittelle di carnevale ripiene di tantissima crema pasticcera. Le stavo desiderando da tanto tempo e finalmente sono riuscita a prepararle. Questi bocconcini fritti sono molto semplici da fare e sono meravigliosi. Credo comunque che ogni mia parola sia superflua a confronto con le immagini che state vedendo ora in video. Ma ditemi un po', non vi fanno venir voglia di addentare lo schermo? Guardate quanto sono soffici, leggere e quanta crema sbuca da dentro. Favolose! Partiremo subito dalla preparazione della crema pasticcera. All'interno di un pentolino versiamo 520 g di latte intero, 5 o 6 pezzi di scorza di limone e di scorza d'arancia e mettiamo da una parte. Ora all'interno di una ciotola versiamo 90 g di zucchero, 3 tuorli grandi, ecco no, il kiwi tagliato a pezzetti non fa parte della ricetta, ma è soltanto la mia mamma che mi ha preparato la merenda e giustamente mi ha appoggiato il piatto proprio sotto la telecamera. Io per ringraziarla, ecco, le regalo una buccia d'uovo, che ridere. A parte questo, proseguiamo. Gli albumi non ci occorreranno e quindi li trasferiremo in una ciotola e poi li potremo usare per altre preparazioni. Sul mio canale trovate tante ricette che prevedono il loro utilizzo. Mescoliamo i 3 tuorli con lo zucchero, aggiungiamo 2 cucchiai del latte aromatizzato all'arancia e al limone e mescoliamo ancora un po'. Il pentolino con il latte lo mettiamo sui fornelli e lo portiamo ad ebollizione. Nel mentre al composto di uova e zucchero aggiungiamo 25 g di maizena, quindi l'amido di mais, e 25 g di farina 00, setacciati e pesati sul momento. Continuiamo a mescolare. Ecco, il latte ha raggiunto l'ebollizione, spegniamo il fornello e aggiungiamo il composto appena preparato. Attendiamo giusto 30 secondi, dopodiché accenderemo nuovamente il fornello e a fiamma bassa, mescolando continuamente, faremo addensare. Vedete? Così appunto come si può notare anche dal video, ci vorrà veramente pochissimo. Quando notiamo che la crema si sta già addensando, spegniamo e continuiamo a mescolare energicamente per circa un minuto. Trasferiamo subito la crema all'interno di una pirofila in vetro Pirex e la copriamo con la pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema. Ma prima di far questo, il mio babbo golosone, indovinate che cosa ha voluto? Il biscottino ripieno di crema pasticcera. Ancora calda gliel'ho dovuta spalmare sul biscotto perché l'ha proprio desiderata. Ha detto che era buonissima. Faremo freddare la crema a temperatura ambiente e prima di utilizzarla elimineremo le scorze d'arancia e di limone e la mescoleremo energicamente. Ora prepariamo l'impasto delle frittelle, una sorta di pasta choux, così come si fa per i bignè. All'interno di un pentolino versiamo 250 ml d'acqua, 30 g di zucchero e la scorza grattugiata del mezzo limone avanzato da prima, stessa cosa per quanto riguarda l'arancia. Qui non si butta via nulla. Mescoliamo e aggiungiamo 65 g di strutto, oppure in alternativa 60 g di burro. In quel momento a casa burro purtroppo non ne avevo, non mi sono accorta che era terminato e allora ho optato per lo strutto, ottimo ugualmente. Ci trasferiamo sui fornelli e mescolando portiamo ad ebollizione. Ah, scusate, dimenticavo, aggiungiamo anche un pizzico di sale. Quando avrà raggiunto l'ebollizione abbassiamo la fiamma e aggiungiamo tutta la farina, esattamente 150 g. Mescoliamo bene finché il composto si sarà staccato dalle pareti e avrà creato sul fondo una sorta di patina.
Spegniamo e trasferiamo l'impasto all'interno di una ciotola, così si intiepidirà. E quando non è più bollente potremo aggiungere le uova, 3 uova grandi e, mi raccomando, un uovo alla volta. Se in casa comunque doveste avere uova medie, allora ne dovrete mettere 4, e stessa cosa per quanto riguarda la crema pasticcera. Finché il composto non avrà assorbito un uovo, non potremo procedere ad aggiungere quello successivo. Questo passaggio è molto importante per la riuscita della pasta choux. Mescoliamo energicamente con il mestolo di legno e non vi preoccupate se vi sembrerà che non si amalgami. Piano piano, aggiungendo un uovo dopo l'altro, assumerà proprio l'aspetto e la consistenza giusta. E quindi procediamo come mostrato in video. Ci vorrà un po' di forza di braccio, ma il risultato finale poi vi ripagherà. Ed ecco qui, facciamo la prova con 2 cucchiaini per vedere se l'impasto è corretto e se la pallina si forma in modo giusto. Versiamo 600-700 grammi circa di olio di semi all'interno di una padella oppure di un pentolino e lo portiamo ad una temperatura di 170 gradi, l'ideale per friggere queste frittelle. Vi accorgerete dal manico del mestolo di legno che immerso nell'olio inizierà a sfrigolare, non avendo magari un termometro da cucina. Regoliamoci in questo modo quindi. Manteniamo la temperatura costante ruotando la manopola del fornello alla posizione medio-bassa e attenzione a non abbassare troppo la fiamma poiché le frittelle potrebbero assorbire olio durante la cottura e attenzione a non tenere la fiamma troppo alta perché le frittelle potrebbero bruciarsi fuori e restare crude dentro senza svuotarsi. Aiutandoci con 2 cucchiaini facciamo scivolare una noce d'impasto all'interno dell'olio bello caldo. Ne friggiamo poche alla volta, da 7 ad un massimo di 12 per volta o comunque quelle che ci stanno all'interno del pentolino o della padella che avete scelto, però fate attenzione perché le frittelle si gonfieranno. Infatti, come potete notare dal video, le frittelle saliranno subito in superficie gonfiandosi e poi le volteremo per farle cuocere uniformemente da tutti i lati. Non preoccupatevi se non usciranno tonde e qualcuna assumerà magari una forma diversa, sono carinissime così, con le loro imperfezioni. Le scoliamo su carta assorbente e nel mentre che facciamo la seconda frittura ne apriamo una per verificare la cottura e se la temperatura dell'olio è corretta. Eccola qui, guardate com'è asciutta e vuota dentro, ma sono fantastiche da mangiare anche così senza crema. Le rotoleremo nello zucchero semolato e le adageremo tutte vicine vicine sul vassoio. Queste frittelle si chiamano anche le siringate, poiché per riempirle ci occorrerà la bocchetta lunga e stretta della tasca da pasticcere. Quindi dopo aver eliminato le scorze dalla crema pasticcera e averla mescolata bene, per renderla un pochino più fluida, un pochino più morbida, la inseriremo all'interno della sac à poche con questa bocchetta e riempiremo le frittelle di carnevale, sì, proprio così, come se non ci fosse un domani. Abbondate, abbondate, non abbiate timore. Praticamente più crema che frittella. Che visione catartica. Eccole prontissime, tutte in fila che urlano proprio carnevale. Secondo me queste pepite alla crema sono il fritto perfetto per questo periodo perché sono piccole piccole, leggere, carinissime, si mangiano con gli occhi, sono piene di crema e ci stanno intere in bocca, una tira l'altra. Attenzione perché non riuscirete a smettere di mangiarle, talmente sono buone. Comunque, se non doveste amare il fritto e le voleste cuocere al forno, allora dovrete procedere così come si fa per i bignè. Vi lascerò comunque un video a riguardo nelle schermate finali, esattamente le zeppole di San Giuseppe cotte nel forno, così vi potrete regolare riguardo ai tempi di cottura, eccetera. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!